Buongiorno, sono Amedeo e questa è ATH. Oggi siamo qui con Curiosity, è una puledra quarter di circa 2 anni e mezzo. Lei ha già iniziato la sua doma in maniera tradizionale, porta già la sella, però oggi siamo qui con lei per rispondere a una vostra domanda. Molto spesso mi viene richiesto: Amedeo, io non ho un tondino come il tuo, come quello dei video, come posso iniziare a lavorare con il metodo ATH? Per lavorare con il metodo non serve avere un tondino. È chiaro che il tondino è un aiuto, aiuta moltissimo i puledri a rimanere concentrati sul lavoro, a non farsi distrarre da altre cose, ma non è una necessità. Possiamo lavorare sul metodo anche senza un tondino. È chiaro che ci serviranno una capezza d'addestramento e anche questa non è obbligatoria, però ci aiuterà tantissimo a controllare il cavallo. Una capezza classica sicuramente si riesce a ottenere il risultato, ma ci vorrà molto più tempo. Con le capezze di addestramento invece possiamo concentrare il nostro lavoro senza dover litigare con il cavallo. Vi servirà inoltre una lunghina abbastanza lunga, almeno 4 metri, e con un certo peso. Le longe classiche per girare i cavalli non sono comode per ottenere il lavoro, ma sono tutti strumenti che ci aiutano a migliorare il lavoro. Non indispensabile, non c'è nulla di indispensabile nell'addestramento tranne noi e il cavallo, chiaramente. Ora vedremo un po' quindi come applicare il metodo con Curiosity e vedremo fino a dove arriveremo in questa sessione di lavoro. È la prima volta che lavoro con lei, quindi non so quasi nulla, so solo che è abbastanza reattiva, abbastanza istintiva, ma altro non so. Ha iniziato una doma, dicevo, di tipo tradizionale, quindi le solite cose che sappiamo, quindi del metodo lei non sa assolutamente nulla, non è mai stata lavorata con il metodo ATH. Quindi partiamo subito facendo conoscenza con il primo step. Ricordiamo bene, abbiamo il nostro braccio, voce, ok, sembra molto disponibile nel lavoro, vedremo come procede. Proviamo un cambio di direzione, braccio, voce, va in difesa sul lato destro, rilascio. Molto bene. Vedete com'è scattosa nei movimenti, sicuramente di indole gregaria ed istintiva. Non mi aspetto una cavalla leader, né tantomeno razionale. Pressione, rilascio. Il fatto che sia istintiva però lo possiamo sfruttare a nostro vantaggio proprio per la sua capacità di rispondere alle pressioni. Proviamo un cambio di direzione. Cerco di non farmi trascinare. Vedete, quando entrano in funzione gli strumenti adeguati, una capezza d'addestramento mi consente di controllare i suoi tentativi di fuga, i suoi tentativi di opporsi fisicamente, senza metterci molta forza. Cambio di direzione, pressione, mantengo il controllo, rilascio. Pressione, pressione, rilascio. Vedete che non tiro mai il cavallo nella direzione. È un errore che ho visto fare molto spesso quando giriamo un cavallo in corda, specialmente nel primo step. Non dobbiamo tirare il cavallo nella direzione. È il cavallo che deve scegliere di prendere quella direzione. Aumento la pressione. Aumento. Aumento, aumento, rilascio. Vedete che se devo muovere i miei piedi, devo ottenere quello che sto richiedendo. Ok. Pressione, pressione. Rilascio. Cerco di mantenere un po' di naso verso l'interno con piccoli tocchi.
cambio di direzione. Avete visto questa volta appena ho aperto il braccio si è subito bloccata e ha cambiato strada. Molto bene. Proviamo a passare al secondo step. Chiediamo la fermata. Wow. Molto bene. Vedete come un cavallo anche molto reattivo, con questa tipologia di lavoro tende pian piano a calmarsi, a controllare le sue reazioni. Pressione. Mantengo un po' di naso all'interno, un po' di naso. Vedete che la mia pressione non è mai stabile, sono dei piccoli tocchi. Non voglio che il cavallo impari ad appoggiarsi. Piccoli tocchi. Essendo così giovane è anche molto distratta da un ambiente così aperto, così ampio. Oh, molto bene. Direi che abbiamo attirato la sua attenzione, la sua concentrazione. Molto bene. E sappiamo essere un fattore fondamentale nel lavoro con il cavallo. Se non abbiamo l'attenzione e la concentrazione non stiamo facendo nulla. È ancora invadente, ma quello poi lo vedremo più avanti. Molto bene. Vediamo ora come sappiamo già, abbiamo già visto che è molto reattiva, istintiva, quindi vediamo come reagisce alle pressioni. Vedete che cerca la fuga. Io cerco di seguirla e di mantenere. Aspetto che si tranquillizzi. Ok, e rilascio. Vedete che il mio punto di creazione dello stimolo con lei deve essere distante, non posso partire da vicino. Lei deve imparare a gestire le pressioni da distante prima di tutto. Ok, e rilascio. Vedete i segnali di rilassamento, la bocca che mastica, le gambe che si mettono in riposo, lo sguardo. Sono tutte cose che dobbiamo cogliere quando lavoriamo con i cavalli. Si è mossa all'ultimo, quindi riprendo il mio stimolo. Si è mossa, quindi riprendo. Ok. Si muove, quindi seguo e mantengo. Non dobbiamo mai bloccare la fuga di un cavallo impaurito. Rischiamo di diventare il problema. Vedete che pian piano mi sto avvicinando a lei. Ok. Molto bene. Ok. Vedete che comincia già a imparare a gestire le pressioni. Qui sulle gambe dietro abbiamo un problema, quindi continuiamo. Mantengo lo stimolo, mantengo. Lei cerca riparo dietro di me, la lascio a distanza, deve imparare a gestire le situazioni da sola, non con il mio aiuto. Io devo essere leader, ma devo anche insegnare a lei a gestire le situazioni. Molto bene. Ok, vediamo il naso. Vedete che è un po' spaventata qui, quindi continuo. Ok.
continuo, bene, sta rilassando, molto bene. Se ha paura dei movimenti delle mani, anche questi fanno parte della desensibilizzazione, quindi continuiamo a ripeterli finché il cavallo non si tranquillizza. Lavoriamo sul lato destro vuol dire nuovo cavallo, quindi bisogna ripetere il tutto, non possiamo lavorare solo su un lato con i cavalli. Molto bene. Ok, con la lunghina ci siamo. Adesso proviamo con lo stick a toccarla un po' su tutto il corpo per nostra sicurezza. Chiaramente un domani Curiosity dovrà essere toccata, dovrà essere pulita, spazzolata. Questo viene già fatto, però cerchiamo di dare uno strumento in più di sicurezza. Quindi la tocchiamo ovunque riusciamo. Cerchiamo di capire se ci sono punti in cui il cavallo può diventare reattivo. Le orecchie spesso sono un punto delicato, la zona della grassella è un punto delicato. Lo stick ci permette di raggiungere tutte le parti del cavallo in sicurezza. Ok, molto bene. Passiamo ora al famigerato sacchetto di plastica, grande nemico dei cavalli. Cerco di capire qual è il punto più distante da cui dover lavorare. Ok, qui comincio a vedere delle reazioni, quindi attendo. Ok, ha portato l'attenzione altrove, quindi vuol dire che nella sua mente il sacchetto non è più un problema. Questo mi consente di avvicinarmi. Ok, cominciamo a lavorare sul lato sinistro, mi avvicino, mi allontano, mi avvicino, mi allontano. Vedete delle piccole reazioni già più controllate sicuramente di quelle di prima. Ok, vuole analizzare il sacchetto, glielo lascio fare, però non per troppo tempo, voglio mantenere la curiosità. Ok, e arrivo a toccarla. Ricordate sempre che spalle, groppa e schiena sono le prime parti su cui lavorare, non partite mai dalle gambe, le gambe vengono subito dopo. E attenzione anche quando lavorate davanti, il cavallo potrebbe saltare in avanti. Ok. È un'istintiva ma capisce molto velocemente le situazioni. Ok, seguo, non blocco, seguo e non blocco, ok, molto bene. Vedete che sta masticando. Abbiamo trovato un altro punto. Ci lavoriamo. Cercate di non essere mai troppo di fronte al cavallo, è una posizione pericolosa. Ok, si è fermata, la lascio riflettere e mi riavvicino. Ok. Molto meglio. Molto bene. Cambiamo lato, che qui ci riavviciniamo gradatamente, mi avvicino, mi allontano, mi avvicino, mi allontano. Ok, quando vedo il cavallo tranquillo, vado in contatto, spalle, schiena e groppa. Scendo sulle gambe posteriori, pancia,
gambe anteriori, molto bene, orecchie, faccia, un po' di reazione qui, quindi attendo, ok. Molto bene. Un po' di reazione anche qui. Ok. Vedete, comincio piano, ma poi se necessario aumento. Reazione, seguo, mantengo, seguo e mantengo. Ok, avete visto che si è leccata le labbra, ha deglutito. I nostri segnali di relax, non perdiamoli mai di vista. È chiaro che quando lavoriamo sulla desensibilizzazione è molto importante anche il nostro atteggiamento. Se riusciamo a rimanere tranquilli, il cavallo sarà portato a essere tranquilli. Se ci agitiamo anche noi, chiaramente la situazione non potrà che peggiorare. Una volta lavorata sulla desensibilizzazione, giusto un po' per capire i suoi atteggiamenti, giusto anche per capire a che punto siamo della sua istintività, cominciamo a prendere un po' di controllo della capezza. Abbiamo visto come girando nel primo step tendesse a stare con il naso all'esterno, quindi lavoriamo un po'. Ok, è estremamente morbida. Ok, da un lato e dall'altro, ora vediamo all'inverso e qui vediamo che troviamo delle difficoltà. Richiamo, poca pressione, ottengo pochi centimetri, rilascio, ottengo, rilascio. Gira dalla parte opposta, quindi risposta sbagliata, mantengo la pressione, rilascio. Poca pressione, rilascio. Poca pressione, rilascio. Vedete che non mi metto mai a livello di forza. Poca pressione, rilascio. Molto bene. Ora chiediamo invece la flessione indietro, quindi mettiamo pressione verso il petto, mi dà una serie di risposte sbagliate, io attendo e mantengo. Viene a cercare una soluzione da me, non le do la possibilità, attendo, deve trovare una soluzione da sola, non devo dirle nulla, deve capire cosa fare. Aspetto, cerca le varie soluzioni che conosce, porta la testa verso l'alto, verso di me, verso il basso, ma deve imparare a cedere ed andare indietro. Non la lascio venire contro di me perché non voglio che mi faccia del male. La attendiamo. Ok, un passo, rilascio. Questa è stata difficile, riproviamo. Pressione verso il petto, rilascio. Ok, in questo momento ha alzato anche la testa, non importa, accettiamo tutti i piccoli miglioramenti che vediamo. Ok, cerca altre risposte. Noi manteniamo, rilascio. Molto bene. Riproviamo. Finché non è chiara. Ok, rilascio, riprovo. A risposta sbagliata mantengo pressione, ricordate questa regola fondamentale. Mantengo, cerco di non farmi venire addosso.
L'unica via di fuga per lei è fare un passo indietro. Ok, li rilascio. Vedete che ha masticato alla fine dell'esercizio, sta cominciando a capire qual è la nostra richiesta. Riproviamo, poca pressione, rilascio. Molto bene, poca pressione, attendo una risposta, rilascio. Bravissima. Chiaro che qui non è finita, dovrei richiederlo ancora più volte. Ma mi interessa che abbia capito il concetto, sta vedendo molte cose insieme velocemente, il fatto poi che le stia anche imparando velocemente per noi è assolutamente positivo. Diamole un altro esercizio di intelligenza in cui deve imparare a uscire dai problemi. Ancora. E di nuovo. Bravissima. Rivediamo dalla parte opposta, che aveva dato un po' di problemi. Ok, stavolta ha capito subito. Perfetto, vediamo già il sesto step a questo punto per quanto riguarda lo spazio personale. Quindi ci ricordiamo, camminiamo, ci fermiamo, definiamo la nostra area e camminiamo indietro. Definiamo la nostra area, camminiamo indietro. Ok, non andiamo mai a caccia del cavallo, stiamo definendo un'area, non stiamo aggredendo il cavallo. Molto bene. Ok. Molto bene. Proviamo il rispetto dello spazio camminando in avanti. Mi fermo, richiedo, spazio, richiedo, spazio, richiedo. Ok. Molto brava. Decisamente una puledra veloce nel capire gli esercizi. Non mi aspettavo di arrivare fino al sesto step la prima volta, vedendo i suoi atteggiamenti molto istintivi, pensavo di dovermi soffermare più tempo sulla desensibilizzazione, invece è una puledra che capisce molto rapidamente. Questo ci permette di costruire con lei un rapporto in velocità. Non è timida, è aperta, ci consente di dialogare velocemente con lei. Proviamo a vedere un altro esercizio sulla gestione della capezza. Ok. Chiediamo a seconda della capezza di spostarsi. Ok. A destra o a sinistra del nostro corpo, seguendo la minima pressione. Anche qui lavoriamo sempre a livelli di pressione. La mia mano dà la minima pressione, con la lunghina poi metto i livelli di pressione successivi. Ma voglio arrivare ad avere una mano che si apre e il cavallo che va nella direzione, come nel primo esercizio, ma stavolta applicato più su spazio più stretto. Ok. Ok. Molto bene. È ancora un po' protettiva sul suo lato destro, quindi dovremmo lavorarci un po' di più. Ok. Vedete che ancora un po' di istintività ce l'abbiamo, quindi ricreiamo lo stimolo finché non impara a gestirlo. Ok, e si rilassa. Creo, ricreo. Ok, e rilascio. Perfetto, abbiamo visto grazie a Curiosity come applicare il metodo senza avere un tondino, capezza lunghina. Lavoriamo con testa soprattutto, dobbiamo imparare a capire quali sono i nostri limiti, quali sono i limiti del nostro cavallo
Chiaro che se ho un cavallo che avrà l'impulso a non rispettare la capezza, prima di iniziare tutti i lavori, lavoro sulla capezza, mi attrezzo con il materiale indispensabile per fare questo lavoro, perché se ho un cavallo irrispettoso a livello di capezza e utilizzo una capezza classica in un campo aperto, è molto probabile che che succeda qualcosa, rischio di perdere il controllo del cavallo, rischio che il cavallo mi scappi, per cui probabilmente lo step del rispetto della capezza sarà il primo in assoluto su cui lavorare, dopodiché arriveranno tutti gli altri. Devo capire la situazione in cui mi trovo, devo capire il cavallo con cui sto lavorando, devo capire le mie capacità dove arrivano. Ma come volevo dimostrarvi oggi, il metodo si può applicare ovunque. È chiaro che un tondino aiuta la concentrazione del cavallo, già un campo coperto sicuramente aiuta la concentrazione del cavallo. In un prato mi ci vorrà molto più tempo perché ci saranno molte più distrazioni. Quindi lavorate con il metodo ovunque voi siate, con quello che avete e cercate di capire fino a dove vi potete spingere. Prima di farvi male, cercate sempre di farvi aiutare da qualcuno. Quindi per oggi da Medeo e Curiosity questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.